Messaggio dall'Arcangelo Michele, ottobre 2011. Cercate la luce dell'intelletto. Amati maestri, c'è un ritmo di flusso e riflusso nel processo di ascensione. Vivrete un periodo di intensa attività provocata da esperienze che stimolano ed espandono la mente, seguite da un desiderio di guardarsi dentro ed il bisogno di contemplazione e solitudine. Vi state sforzando di sviluppare una forte coscienza spirituale, che alla fine diventerà la forza dominante nella vostra vita. La vostra coscienza mentale e quella emozionale dovevano essere sotto la direzione del vostro sé spirituale e non controllate dalla personalità del vostro ego. L'illuminazione e la consapevolezza spirituale iniziano con il corpo mentale barra la mente. Per acquisire la maestria del sé, è di vitale importanza che cerchiate la luce dell'intelletto. La consapevolezza cosciente inizia quando diventate consapevoli dell'immagine più ampia al fine di poter vedere entrambe le parti di uno scenario controverso. Dovete imparare ad essere acuti osservatori della vita, ed essere disposti a sospendere il giudizio. Un maestro non ha bisogno di avere costantemente un'opinione o di cercare sempre di influenzare le persone intorno a lui barra lei. Una persona spiritualmente evoluta deve offrire la verità così come le è stata rivelata ed incoraggiare gli altri a cercare la propria verità come viene rivelata loro. Le frequenze dell'amore incondizionato iniziano a metà della quarta dimensione ed aumentano con ogni sottodimensione superiore. Al di sotto di questo le frequenze sono troppo fratturate e discordanti. La polarità del bene e del male non faceva parte del piano divino originale. La matrice divina è stata progettata in modo che voi, scintille della coscienza di Dio, poteste sperimentare la dualità. Doveva essere un esperimento nella diversità, negli opposti, all'interno di uno spettro di luce ed ombra accettato. Non è mai stato concepito per essere una realtà del bene contro il male. La grande ispirazione dell'ascensione sta a significare che venite sollecitati, attraverso i cristalli semenza temporali della coscienza codificati all'interno di ogni singola anima, per porre fine alla vostra discesa nei regni inferiori ed iniziare nuovamente ad ascendere verso i regni più elevati dello spirito. Tuttavia, dovete prima sperimentare e guarire le creazioni distorte conservate nel vostro vascello fisico e nel corpo astrale barra piano di coscienza. Dovete rivendicare la proprietà delle vostre creazioni distorte e l'impronta negativa che avete creato nel corso dei secoli. L'umanità non potrà più dare la colpa al demonio o a Satana per tutto il dolore, la sofferenza, il caos e la distruzione dei tempi passati e presenti. Dovete riconoscere e rivendicare la proprietà delle forme pensiero più basse e più discordanti. Vi imploriamo di lasciare andare la vostra visione obsoleta, negativa, consolidata della morte. La morte non è la fine. Potrebbe essere paragonata al completamento di un progetto e l'inizio di una nuova meravigliosa avventura. Ogni vita ha un tema principale e tutti i protagonisti vengono scelti appositamente perché hanno le caratteristiche necessarie per ogni parte unica nella vostra grandiosa produzione personale. Voi non siete il vostro corpo, siete consapevolezza pura racchiusa all'interno di un vestito di carne. Come avete fatto migliaia di volte prima, quando lascerete il piano terreno, smetterete il vostro corpo fisico per abiti di luce e a tempo debito vi preparerete per un'altra grande avventura in una nuova realtà. Mano a mano che acquisite la consapevolezza del sé, svilupperete una curiosità divina ed un intenso desiderio di iniziare una nuova ricerca spirituale personale. Svilupperete un senso di avventura mentre vi addentrare nei misteri del cosmo ed il piano divino inizierà a manifestarsi al vostro livello di consapevolezza. È importante che comprendiate che ogni grande progressione umana di trasformazione comporta saggezza cosmica in una forma nuova per adattarsi al ciclo evolutivo imminente. I componenti della vita e tutte le cose possibili vengono a voi come cellule di cristalli semenza informi con un grande potenziale. Voi fornite le forme pensiero necessarie, che sono infuse nelle cellule dormienti dei cristalli semenza e poi dovete accenderli con il fuoco divino, le particelle adamantine della luce divina, con il vostro intento amorevole.
È necessario comprendere le leggi della vibrazione al fine di diventare un maestro costruttore sul piano materiale dell'esistenza. Dovete imparare a manipolare la materia del pensiero efficacemente. Il requisito principale è sviluppare delle capacità mentali forti, focalizzate. Amati, adesso è tempo per voi di mostrare le vostre abilità di co-creatori recentemente raffinate, perché l'umanità e la Terra hanno bisogno del vostro amore barra luce come mai prima d'ora. Ricordate, abbiamo ripetutamente sottolineato il fatto che le particelle adamantine di luce del Creatore devono essere attivate con il vostro intento amorevole, focalizzato, prima che questo dono meraviglioso possa essere usato come combustibile per le manifestazioni materiali. Nessuno può più negare il fatto che la Terra e l'umanità si trovano nel bel mezzo di un periodo di trasformazione che scuote la Terra barra l'anima. I modelli vibrazionali negativi di paura, rabbia e disperazione si stanno riversando ad un ritmo impressionante nella banda di frequenza della coscienza collettiva del piano astrale che circonda la Terra. Ogni giorno, sta diventando più difficile per la persona media restare positiva e visualizzare un futuro brillante, gioioso. Siete nel bel mezzo di tempi di grande cambiamento, che voi, seme stellare, state preparando da molte vite passate. Ancora una volta, vi diciamo, come servitori del mondo voi avete la capacità di neutralizzare le forme pensiero negative di migliaia di persone, che operano nell'ambiente limitato della terza barra quarta dimensione. Adesso è tempo per voi, mie legioni terrene di luce, di passare all'avanguardia e prendere la vostra fiammeggiante spada di luce per poter fare la vostra parte per superare le oscure forze distruttive dell'umanità: paura, giudizio, avidità, egoismo, intenzioni barra azioni motivate dall'ego e tese alla ricerca del potere. Ci rendiamo conto di avervi dato, negli ultimi messaggi, una grande mole di informazioni da integrare. Perciò, condenseremo alcuni dei concetti in pensieri concisi per una migliore comprensione e ritenzione da parte vostra. Tutte le cellule del vostro corpo ad un livello o ad un altro hanno consapevolezza. Alcune sono disarmoniche e creano caos e disagio internamente, mentre altre risuonano in armonia e vibrano perciò ad una frequenza superiore trasmettendo un senso di equilibrio e benessere. Avete una grande varietà di modelli di energia spirituale, che compongono la vostra firma energetica. Questi modelli energetici determinano il livello di luminosità o d'oscurità del vostro campo aurico. La gioia e la serenità sono ispirazioni dell'anima. Il servizio agli altri è un istinto dell'anima. La paura, la rabbia e la tristezza sono ispirate dall'ego e saranno sostituite dalla gioia e dalla beatitudine del sé spirituale, mano a mano, che accedete ai regni più elevati di armonia e chiarezza. I pensieri tossici sono come acido e contaminano gradualmente i miliardi di cellule nel corpo, con conseguente indisposizione, malattia ed infine morte. Ci sono cristalli subatomici oscuri in tutto il corpo di ogni persona, che risuonano con le forme pensiero di frequenza inferiore. Tali cristalli sono stipati con il materiale di scarto negativo creato e ricreato nel corso di molte vite, ed alcuni sono modelli negativi ereditati, che vi siete portati dietro nella forma fisica per guarirli. Il rilascio della vecchia energia tossica impattata spesso crea sintomi para-influenzali. Tutti i cristalli hanno la capacità di immagazzinare e diffondere informazioni ad un qualche livello. Sono i custodi dell'archivio del passato e del futuro. Dovete spostarvi in allineamento con la linea di luce barra vita del destino per la Terra e l'umanità. Una nuova matrice divina è stata formulata, e voi, seme stellare, siete i principali protagonisti nella nuova creazione cosmica di questo subuniverso. Dovete essere in grado di metabolizzare la luce. Le vostre cellule devono essere capaci di riconoscere ed utilizzare la luce come fonte di energia vitale. In un ambiente di terza barra quarta densità, il vostro corpo mentale è incline a proiettare luce sul futuro, creando paura ed incertezza su ciò che c'è in serbo. Il corpo emozionale riproduce sempre il passato, alcuni bei ricordi, ma rivive soprattutto le esperienze di fallimento o sofferenza.
Il momento presente è a malapena registrato a meno che non ci sia un evento drammatico di gioia, rabbia o dolore. Mentre progredite sul sentiero dell'illuminazione, le vostre relazioni cambieranno, spesso in modo drammatico. Esse non saranno più basate sull'attaccamento emotivo. Non cercherete più di manipolare le persone emotivamente, e non permetterete più alle persone di manipolarvi. Smettete di giocare con la corda emozionale, la danza del tira-molla della realtà delle dimensioni inferiori. Il chakra del cuore diventa la forza dominante in tutto il sistema dei chakra. Voi siete sul punto di creare un sistema unificato dei chakra, un campo di energia armoniosa. Ogni anima sulla terra, che ha un desiderio di pregare ardentemente Dio o inviare energia d'amore agli altri, automaticamente invia un aspetto della sua anima nella piramide mondiale. È un luogo di ritrovo di tutte le anime. Potreste definirla una cattedrale celeste, un posto per comunicare con Dio nostro Padre barra Madre e le forze angeliche. Quasi ogni anima sulla terra ha momenti in cui prova o irradia puro amore incondizionato verso qualcuno. Quella scintilla d'amore diventa un doppio eterico di quell'anima, e prende domicilio all'interno della piramide mondiale. Ogni anima individuale deve sviluppare gradualmente una coscienza spirituale al fine di andare oltre l'influenza della struttura di credenze della coscienza di massa. Il passo successivo è di andare oltre il dominio della personalità dell'ego affinché il sé spirituale cresca in forza e saggezza. Dovete raffinare i vostri valori morali in modo da fare abitualmente le scelte giuste per il vostro sé e per gli altri. Il vostro livello di vita sarà modificato e raffinato mentre diventate più autoconsapevoli. Il vostro vascello fisico è stato progettato per ricevere un flusso costante di luce del Creatore. È l'essenza di vita. La vostra capacità di contenere la luce rarefatta a spettro completo, concepita appositamente per questo subuniverso, crescerà insieme alla vostra capacità di condividere il vostro amore barra luce con gli altri. È facile e gratificante restituire bontà per una buona azione. Tuttavia, ci vuole una natura divina per restituire bontà per un'azione malvagia od offensiva. Non dimenticate mai che Dio nostro Padre barra Madre ha ordinato che deve essere fatto uno sforzo costante ed utilizzato ogni mezzo possibile affinché noi dei regni più elevati si possa stabilire un'interazione barra riconnessione con ogni singola anima sulla terra. La piramide mondiale è una stazione a metà strada per i vostri sé spirituali. Le vostre buone azioni vengono memorizzate nella tesoreria del deposito di luce all'interno della piramide mondiale. C'è una raccolta di buone azioni ogni anno, ed i vostri pensieri ed azioni amorevoli vengono amplificati e custoditi lì. Riceverete doni speciali ed una dispensa divina in conformità al contributo che avete dato al deposito di luce. Ci sono piramidi mondiali in ogni livello dimensionale nel nostro subuniverso. Mentre raffinate ed alzate i vostri modelli di frequenza, automaticamente guadagnate l'ingresso alla successiva dimensione superiore della piramide mondiale. Le multidimensioni di questo universo sono le unità di misura dei modelli di frequenza specializzati contenenti i livelli di consapevolezza. Il regno angelico amplifica la luce, il regno umano la diffonde. Il regno angelico divenne il proiettore ed amplificatore della qualità di Dio dopo che l'umanità è affondata nella densità e non poteva più accedere direttamente all'essenza spettro completo di Dio nostro Padre barra Madre, che in principio era direttamente disponibile per tutte le anime. La luce del Creatore è onnicomprensiva ed eterna. L'oscurità e le zone d'ombra sono solo fenomeni temporanei. Non dubitate mai nemmeno per un momento, amati insieme, prevarremo. Vi circondo ed avvolgo nel mio campo aurico di protezione. Siete amati molto profondamente. Io sono l'Arcangelo Michele.